Lezione 1. Divertenti avventure di pesca. Pescare con voi insieme è molto divertente. Mi piacciono sempre le nostre battute di pesca, Anna. Sono d'accordo, John. C'è qualcosa di pacifico ed eccitante nell'essere in acqua e cercare di pescare. È un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e prendersi una pausa dalla nostra vita frenetica. Inoltre, è un'occasione per apprendere nuove abilità. Assolutamente. Ho imparato così tanto sulle diverse tecniche di pesca e sui tipi di pesci che popolano queste acque. A proposito di pesce, vi ricordate il pesce più grosso che abbiamo pescato durante il nostro ultimo viaggio? È stata una vera sfida riuscirci. Oh sì, è stato un momento memorabile. È stata una bella battaglia, ma siamo riusciti a farla salire a bordo. La scarica di adrenalina è stata incredibile. Sono quei momenti che rendono la pesca così emozionante. Non sai mai cosa incontrerai o quali sfide dovrai affrontare. Questo è vero. Mantiene le cose imprevedibili e ci spinge a tornare per saperne di più. Non vedo l'ora che arrivi la nostra prossima avventura di pesca. Nemmeno io. Ho sentito che c'è un nuovo punto di pesca nelle vicinanze famoso per i suoi spigoli grossi. Sarebbe emozionante tentare la fortuna lì. Conta su di me. L'esplorazione di nuovi luoghi di pesca aggiunge un elemento di scoperta e rende l'intera esperienza ancora più piacevole. E non dimentichiamo la gioia di trascorrere del tempo di qualità insieme. La pesca ci permette di creare legami e creare ricordi duraturi. Assolutamente, John. Non si tratta solo di pescare, ma anche di condividere le esperienze e le storie che dovremo raccontare. Hai qualche ricordo preferito di pesca, Anna? Sono curioso di sapere quali si distinguono per te. Un ricordo che spicca è quando siamo andati a pescare di notte e abbiamo visto le stelle riflettersi sull'acqua calma. È stato magico. Ricordo quella notte. Era così pacifico e sereno. La natura ha un modo per riempirci di stupore e meraviglia. Infatti, sono momenti come quelli che ci ricordano la bellezza e la tranquillità che si possono trovare all'aperto. Ecco perché la pesca non è solo un hobby, è un modo per entrare in contatto con la natura e apprezzarne le meraviglie. Non potrei essere più d'accordo, John. Siamo fortunati ad avere queste opportunità di immergerci nell'abbraccio della natura. Facciamo una promessa, Anna. Continuiamo a esplorare diversi luoghi di pesca e a creare ricordi ancora più incredibili insieme. Sono d'accordo, John. Ci prepariamo a tante altre divertenti avventure di pesca in futuro, dove potremo goderci la bellezza della natura e il brivido del pescato. Complimenti, Anna. Attendo con ansia la nostra prossima battuta di pesca e le nuove esperienze che ci attendono. Lezione 2. Esplorare nuovi luoghi. Ho sentito che c'è un nuovo mercato aperto in centro. Dovrebbe contenere oggetti unici e interessanti. Dovremmo dare un'occhiata domani? Sembra un'ottima idea. Adoro esplorare nuovi posti e scoprire gemme nascoste. Perfetto. Andiamo lì domani e vediamo cosa hanno. Sono curioso di trovare qualcosa di speciale. Anch'io. È sempre emozionante imbattersi in qualcosa di inaspettato e unico nel suo genere. Sono d'accordo. Il brivido dell'ignoto aggiunge un elemento di sorpresa all'intera esperienza.
Sicuramente. Penso che sia importante cogliere nuove opportunità e uscire dalle nostre zone di comfort. Assolutamente. Provare cose nuove amplia i nostri orizzonti e ci permette di imparare e crescere. Questo è vero. Inoltre, è un ottimo modo per sostenere le imprese e gli artigiani locali. Sì, esplorando questi mercati, contribuiamo alla comunità e la aiutiamo a prosperare. Non potrei essere più d'accordo. È una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Quindi, facciamo un piano? A che ora dobbiamo incontrarci domani per andare al mercato? Che ne dici di incontrarci verso le 10 del mattino? Questo dovrebbe darci tutto il tempo per esplorare. Suona bene, lo segnerò nella mia agenda. Non vedo davvero l'ora. Anch'io. È sempre piacevole scoprire qualcosa di nuovo e interessante. Assolutamente. E chissà, potremmo trovare qualcosa di veramente speciale che possiamo amare. Questa è la bellezza di queste avventure. Non sai mai cosa ti aspetta. Questo è ciò che rende la vita eccitante, giusto? Abbracciare nuove esperienze e creare ricordi. Non avrei potuto dirlo meglio io stesso. Facciamo di domani un giorno da ricordare. Ci sto. Domani ci imbarcheremo in un viaggio di scoperta e delizia. Non vedo l'ora. Sarà fantastico. Ci vediamo domani. Ci vediamo allora. Preparati per una memorabile giornata di esplorazione. Lezione 3. Time Capsule Town. Di recente ho visitato questa piccola città in montagna. Era come entrare in una capsula del tempo. Stile di vita tradizionale, non toccato dalle influenze moderne? Esattamente. Le case erano deliziosamente antiche e il ritmo di vita era così diverso da quello della città. Sembra affascinante. Come ha reagito la gente del posto ai visitatori dall'esterno? Erano caldi e accoglienti. Sembravano sinceramente felici di condividere la storia e la cultura della loro città. È meraviglioso. È sempre speciale entrare in contatto con la gente del posto e imparare dalle loro esperienze. Assolutamente. Ho avuto la possibilità di provare piatti tradizionali e ascoltare storie tramandate di generazione in generazione. Deve essere stata un'esperienza culinaria unica. Qualche piatto eccezionale che consiglieresti? Il loro pane fatto in casa era straordinario. Aveva un sapore e una consistenza rustici che non posso dimenticare. Sto già immaginando l'aroma e il gusto. Mi piacerebbe provarlo un giorno. Dovresti. Vale la pena fare il viaggio. E a proposito di viaggi, hai mai visitato un posto che sembrava una capsula del tempo? Una volta sono andato in un villaggio sperduto dove si praticano ancora le antiche usanze e tradizioni. Sembra incredibile. Quali erano alcune usanze che osservavi? Hanno organizzato un vivace festival in cui gli abitanti del villaggio si sono vestiti con abiti tradizionali colorati, e si sono esibiti in danze. Questo è fantastico. Mi piace assistere ai festival culturali. È una gioia per gli occhi e una celebrazione del patrimonio. Lo è davvero.
Partecipare a tali celebrazioni ti dà un apprezzamento più profondo per la cultura locale. Assolutamente. È come essere trasportati in un'altra epoca, anche se solo per poco. Non potrei essere più d'accordo. È un promemoria della ricca storia che spesso diamo per scontata. Ecco perché amo esplorare destinazioni fuori dai sentieri battuti. Racchiudono tesori e storie nascosti. Non avrei potuto dirlo meglio. Questi luoghi ci permettono di tornare indietro nel tempo e di connetterci con le nostre radici. Precisamente. È un promemoria che mentre il mondo è in continua evoluzione, è utile preservare le tradizioni. Assolutamente. È ciò che rende ogni luogo unico, e si aggiunge al nostro patrimonio globale. Ben detto. Continuiamo a cercare queste città delle capsule del tempo e ad apprezzare le esperienze che offrono. Sono d'accordo con te su questo. Ecco tante altre avventure e viaggi attraverso le pagine della storia. Complimenti per quello. Continuiamo a esplorare e svelare le storie del passato. Lezione 4. Il movimento. Ho pensato di usare più spesso i mezzi pubblici. Sembra un'opzione affidabile. È un'ottima idea. Il trasporto pubblico può essere comodo ed economico. Assolutamente. Inoltre, aiuta a ridurre la congestione del traffico e la nostra impronta di carbonio. Non potrei essere più d'accordo. È una scelta sostenibile che avvantaggia sia gli individui che l'ambiente. Hai usato spesso i mezzi pubblici? Qualche consiglio per un principiante come me? Sì, lo uso da anni. Il mio consiglio è di pianificare i percorsi in anticipo e controllare gli orari. Buon punto. Essere preparati e conoscere i tempi può far risparmiare molto tempo e fatica. Sicuramente. È anche utile avere un'app per i trasporti pubblici sul telefono per aggiornamenti in tempo reale. Mi assicurerò di scaricarne uno. Renderà la navigazione tra i percorsi molto più semplice. Un altro consiglio è quello di procurarsi una carta o un pass di transito per viaggiare senza interruzioni e potenziali risparmi sui costi. Darò un'occhiata a questo. Sembra un modo conveniente per pagare le tariffe senza dover portare contanti. Sicuramente lo è. Inoltre, alcune città offrono tariffe scontate per gli utenti abituali. Questo è un grande incentivo per incoraggiare più persone a scegliere il trasporto pubblico. Assolutamente. E a seconda di dove stai andando, potresti persino goderti il paesaggio durante il tuo tragitto giornaliero. Questo è vero. È un'occasione per osservare la città e la sua gente in un modo diverso. Il trasporto pubblico offre anche l'opportunità di incontrare nuove persone e avere conversazioni interessanti. Non ci avevo pensato. È un'occasione per entrare in contatto con altri viaggiatori e ascoltare le loro storie. Esattamente. È incredibile come il trasporto pubblico possa riunire persone di diversa estrazione sociale. Lo è davvero. Allora, facciamo un tentativo e facciamo un giro in autobus o in treno insieme? Sono pronto. Scegliamo un giorno ed esploriamo la città usando i mezzi pubblici. Sembra un piano. Sarà un'avventura e scopriremo nuovi angoli del nostro giardino.
Sono emozionato. Intraprendiamo questo viaggio e viviamo la città da una prospettiva diversa. Concordato. Abbracciamo il trasporto pubblico e tutte le possibilità che offre. Lezione 5. La sicurezza del lavoro è importante. Ti preoccupi mai della sicurezza del lavoro? Con l'economia che cambia, mi viene in mente ultimamente. Posso capire. È naturale avere preoccupazioni, soprattutto in tempi incerti. Esattamente. Mi chiedo se ci sono strategie che possiamo adottare per migliorare la sicurezza del nostro lavoro. Un approccio è quello di aggiornare continuamente le nostre competenze e rimanere pertinenti nei nostri campi. Questo ha senso. Essendo adattabili e imparando cose nuove, possiamo aumentare il nostro valore. Assolutamente. È importante rimanere proattivi e cercare opportunità di sviluppo professionale. Sono d'accordo. Investire in noi stessi e ampliare le nostre conoscenze può darci un vantaggio competitivo. Un altro aspetto è la creazione di una solida rete professionale. Le connessioni possono aprire porte e fornire supporto. Il networking è fondamentale. Può portare a nuove opportunità e aiutarci ad affrontare le sfide della carriera. E non dimentichiamo l'importanza di dimostrare il nostro valore ai nostri datori di lavoro. Vero. Fornendo costantemente un lavoro di alta qualità e mettendo in mostra le nostre competenze, possiamo creare fiducia e credibilità. È anche utile rimanere informati sulle tendenze del settore e anticipare i cambiamenti nel mercato del lavoro. Essere consapevoli del panorama in evoluzione ci offre maggiori possibilità di adattarci e prendere decisioni informate. Inoltre, disporre di un piano di backup o esplorare progetti secondari può fornire un ulteriore livello di sicurezza. Questo è un buon punto. La diversificazione delle nostre competenze e dei flussi di reddito può offrire maggiore stabilità. Infine, mantenere una mentalità positiva e accettare le sfide come opportunità di crescita può fare la differenza. Assolutamente. Un atteggiamento positivo e la resilienza ci aiutano a superare le incertezze con fiducia. Quindi, sebbene la sicurezza del lavoro possa essere un problema, ci sono misure che possiamo adottare per potenziarci. Questo è vero. Essendo proattivi e in continua crescita, possiamo posizionarci per il successo. Esattamente. Concentriamoci su ciò che possiamo controllare e intraprendiamo azioni che migliorino il nostro percorso professionale. Concordato. Ecco come affrontare le sfide e costruire una carriera sicura e soddisfacente. Lezione 6. Mall Magic. Di solito mi piace andare al centro commerciale. Hanno così tanti prodotti tra cui scegliere. Sono d'accordo. I centri commerciali possono essere una destinazione unica per lo shopping, l'intrattenimento e la ristorazione. Sicuramente. È comodo avere tutto in un unico posto, soprattutto quando cerco articoli specifici. Trovo piacevole curiosare tra diversi negozi e scoprire nuovi marchi. È come una caccia al tesoro. Non sai mai cosa potresti trovare che attira la tua attenzione. Esattamente. E i centri commerciali offrono spesso un'ampia varietà di opzioni per la moda, l'elettronica e gli articoli per la casa. Questo è vero. Apprezzo avere una vasta gamma di scelte, che si tratti di acquistare vestiti o gadget.
Inoltre, i centri commerciali di solito hanno grandi magazzini che offrono una vasta selezione di prodotti. È bello avere più marchi sotto lo stesso tetto. Fa risparmiare tempo e semplifica gli acquisti comparativi. E non dimentichiamo la comodità di servizi come parcheggio, servizi igienici e punti ristoro. Servizi come questi rendono l'esperienza del centro commerciale più confortevole e piacevole. Assolutamente. È anche un ottimo posto per incontrarsi con gli amici o trascorrere del tempo con la famiglia. Sono d'accordo. I centri commerciali offrono spesso opzioni di intrattenimento come cinema, sale giochi o persino parchi giochi al coperto per bambini. È un pacchetto completo di divertimento e shopping. C'è qualcosa per tutti. Ecco perché trovo che i centri commerciali siano un ottimo posto dove trascorrere una giornata, soprattutto quando voglio rilassarmi. È una bella fuga dalla routine. Puoi esplorare, fare acquisti e concederti un pasto o un film. E a volte, i centri commerciali organizzano eventi o promozioni speciali che rendono l'esperienza ancora più emozionante. Vale sempre la pena controllare le vendite o le attività in corso per sfruttare al meglio la tua visita. Assolutamente. Allora, organizziamo insieme una gita al centro commerciale e trascorriamo una giornata? Mi piacerebbe moltissimo. Fissiamo una data e concediamoci un po' di shopping e divertiamoci. Sembra un piano. Prepariamoci per un'avventura nel centro commerciale e godiamoci la magia che ha da offrire. Non vedo l'ora. Sarà una giornata all'insegna dello shopping, delle risate e della creazione di ricordi indelebili. Ecco il centro commerciale e tutte le esperienze che offre. Facciamo in modo che sia un giorno da ricordare. Lezione 7. Dilemma della disposizione delle foto. Ho un sacco di foto e non sono sicuro di come sistemarle. Devo farlo in modo casuale o seguire un determinato schema? Dipende dall'aspetto e dalla sensazione che vuoi creare. Entrambi gli approcci hanno i loro meriti. La disposizione casuale potrebbe dare un'atmosfera più casual ed eclettica, giusto? Questo è corretto. Può creare un senso di spontaneità e mostrare un mix di ricordi. Mi piace l'idea di catturare l'essenza di momenti diversi senza un ordine specifico. Può essere un modo divertente per ricordare e stimolare conversazioni su ogni foto. D'altra parte, una disposizione modellata potrebbe fornire un display più organizzato e coeso. Sì, un motivo può aggiungere struttura e creare una composizione visivamente accattivante. Posso vedere come disporre le foto in un determinato ordine possa raccontare una storia o trasmettere un tema. Esattamente. Ti consente di curare le foto in base a eventi, colori o soggetti specifici. Sembra interessante. Darebbe un tocco deliberato e ponderato all'arrangiamento. Può essere un ottimo modo per evidenziare determinate foto e creare una narrazione visiva. Sono indeciso tra i due approcci. Vedo il fascino sia nella casualità che nello schema. Che ne dici di una combinazione di entrambi? È possibile avere gruppi di disposizioni casuali all'interno di un layout a motivi. È un'idea geniale. Aggiungerebbe interesse visivo e creerebbe un display unico. È un modo per trovare un equilibrio tra spontaneità e struttura.
Questo mi piace. Mi dà la libertà di esprimere la mia creatività mantenendo un po' di ordine. E ricorda che non esiste un modo giusto o sbagliato per disporre le tue foto. È tutta una questione di preferenze personali. Hai ragione, dovrei scegliere ciò che mi piace e riflette il mio stile. Esattamente. Fidati del tuo istinto e divertiti con il processo. Grazie per il consiglio. Sono entusiasta di iniziare a sistemare le mie foto adesso. Siete i benvenuti. Goditi il viaggio creativo e sono sicuro che il tuo arrangiamento sarà fantastico. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Ecco come creare un display fotografico che racconti la mia storia unica. Lezione 8. Comodità del pagamento automatico. Hai provato a impostare i pagamenti automatici per il nostro canone di locazione? Sì, ce l'ho. È un modo conveniente per garantire che il nostro affitto venga pagato in tempo senza problemi. Sembra fantastico. Come funziona esattamente? È semplice, autorizziamo la nostra banca a trasferire automaticamente l'importo dell'affitto al proprietario ogni mese. Quindi, non dobbiamo preoccuparci di ricordare la data di scadenza o di scrivere assegni? Esattamente. Il pagamento viene detratto dal nostro conto alla data specificata, quindi tutto viene eseguito automaticamente. Questo ci farebbe risparmiare tempo e fatica. Niente più ritardi nei pagamenti o commissioni per ritardi. Giusto. Ci aiuta a evitare potenziali sanzioni e a mantenere un buon rapporto con il nostro padrone di casa. Ci sono rischi o svantaggi da considerare con i pagamenti automatici? È sempre bene essere cauti. Dovremmo assicurarci di avere fondi sufficienti sul nostro conto per coprire l'affitto ogni mese. Questo ha senso. Non vorremmo commissioni di scoperto o pagamenti falliti. Inoltre, è importante controllare regolarmente i nostri estratti conto bancari per assicurarsi che i pagamenti vengano elaborati correttamente. Terrò d'occhio le nostre transazioni per rimanere aggiornato. Un'altra cosa da considerare è che se ci sono modifiche nell'importo dell'affitto o nei termini di pagamento, dovremmo aggiornare di conseguenza il pagamento automatico. Giusto. Dobbiamo mantenere aggiornate le nostre informazioni di pagamento per evitare problemi. Nel complesso, i pagamenti automatici offrono comodità e tranquillità, ma è essenziale rimanere vigili e monitorare il processo. Sono d'accordo. È un equilibrio tra convenienza e proattività con le nostre finanze. E ricorda, se mai decidessimo di annullare i pagamenti automatici, dovremmo avvisare in anticipo la nostra banca e il proprietario. Buon punto. È fondamentale comunicare eventuali modifiche ai nostri metodi di pagamento. Quindi, possiamo procedere e impostare il pagamento automatico per il nostro noleggio? Assolutamente. Sembra una mossa intelligente per un'esperienza di pagamento dell'affitto senza problemi. Me ne occuperò io. Una volta impostato, possiamo goderci la comodità e la tranquillità ogni mese. Grazie per essertene occupato. Apprezzo il tuo approccio proattivo. Lezione 9. Casseforti per la sicurezza. Per tenere al sicuro i miei oggetti di valore, penso che dovremmo avere delle casseforti in camera. Cosa ne pensi? È un'ottima idea.
La presenza di casseforti in camera aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e tranquillità. Sono d'accordo. Sarebbe comodo avere un posto sicuro dove riporre i nostri oggetti di valore. Assolutamente. Aiuta a proteggere i nostri passaporti, gioielli e altri oggetti importanti mentre siamo via. Ho sentito che alcuni hotel offrono casseforti in camera. Pensi che dovremmo scegliere un hotel con questi servizi? Vale sicuramente la pena prenderlo in considerazione. Le casseforti in camera sono comode e assicurano che i nostri oggetti di valore siano a portata di mano e sotto il nostro controllo. Questo è vero. Sarebbe molto più comodo che dover recarsi nell'area di sicurezza centrale dell'hotel. Inoltre, non dovremo preoccuparci della sicurezza dei nostri effetti personali quando siamo in esplorazione. Le casseforti in camera sono generalmente facili da usare? Sì, sono progettati per essere facili da usare. Di solito impostiamo il nostro codice PIN univoco per accedere alla cassaforte. Sembra abbastanza semplice. È bello avere il controllo sulla nostra sicurezza. Assolutamente. Possiamo modificare il codice PIN ogni volta che vogliamo garantire il massimo livello di sicurezza. Ho anche sentito che alcune casseforti sono abbastanza grandi da contenere laptop o tablet. Sarebbe utile per noi. Questa è un'ottima funzionalità. È importante controllare le specifiche delle dimensioni della cassaforte prima di prenotare un hotel. Mi assicurerò di farlo. Sarebbe comodo avere anche un posto sicuro per i nostri dispositivi elettronici. Sicuramente. È essenziale proteggere i nostri dispositivi, soprattutto quando ci troviamo in un posto nuovo. Pensi che dovremmo informare il personale dell'hotel in caso di problemi con la cassaforte? Sì, è sempre una buona idea avvisarli. Possono aiutarci a risolvere il problema o fornire una soluzione alternativa. Questo ha senso. È meglio risolvere immediatamente eventuali dubbi o malfunzionamenti. E ricorda che è importante mantenere riservato il nostro codice PIN e non condividerlo con nessuno. Giusto. Il nostro codice PIN dovrebbe essere a nostra conoscenza solo per mantenere il massimo livello di sicurezza. Esattamente. Prendendo queste precauzioni, possiamo garantire la sicurezza dei nostri oggetti di valore durante il nostro soggiorno. Grazie per averne discusso con me. Ora sono più fiducioso nel tenere al sicuro i nostri effetti personali. Siete i benvenuti. È sempre importante dare la priorità alla nostra sicurezza e prendere le precauzioni necessarie. Assolutamente. Troviamo un hotel con cassaforte in camera e godiamoci il viaggio in tutta tranquillità. Lezione 10. Costruire connessioni con i clienti. Hai qualche consiglio per entrare in contatto con nuovi clienti? Assolutamente. Costruire solide connessioni è essenziale per la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Un consiglio è ascoltare attivamente le loro esigenze. Questo è un ottimo punto. Ascoltando attentamente, possiamo comprendere le loro esigenze e fornire soluzioni su misura. Esattamente. Dimostra che apprezziamo il loro contributo e ci impegniamo a soddisfare le loro aspettative. Esistono tecniche specifiche che possiamo utilizzare per migliorare le nostre capacità di ascolto? Una tecnica consiste nel praticare l'ascolto attivo, in cui interagiamo con il cliente, poniamo domande chiarificatrici e parafrasiamo le sue preoccupazioni.
Questo ha senso. Ci aiuta a comprendere con precisione il loro punto di vista. Un altro consiglio è quello di essere genuini ed empatici. Mostrare sincero interesse per le loro preoccupazioni aiuta a stabilire una connessione a livello personale. Quindi, non si tratta solo della transazione, ma anche della costruzione di una relazione. Assolutamente. I clienti apprezzano le aziende che vanno oltre la semplice vendita di prodotti o servizi. Che ne dici di segnali non verbali? Hanno un ruolo nella costruzione di connessioni? I segnali non verbali sono fondamentali. Mantenere il contatto visivo, usare un linguaggio del corpo aperto e sorridere può aiutare a creare un'atmosfera positiva e costruire un rapporto. Questo è interessante. I segnali non verbali possono trasmettere calore e accessibilità. Sicuramente. È importante far sentire i clienti a proprio agio e apprezzati durante le interazioni. Ci sono azioni di follow-up che dovremmo intraprendere dopo essere entrati in contatto con un nuovo cliente? Absolutely. It also provides an opportunity to gather feedback and improve our products or services. Building connections seems like an ongoing process. How can we continue nurturing the relationship? Regular communication is key. Sending newsletters, updates, or exclusive offers can keep customers engaged and remind them of our brand. That's a great way to stay connected and foster loyalty. Additionally, social media platforms provide an avenue to engage with customers, respond to their comments, and showcase our brand personality. So, it's important to leverage digital channels to strengthen our connections. Yes, the digital landscape offers various opportunities to engage and build relationships with customers. Thank you for sharing these valuable tips. I'm excited to put them into practice. You're welcome. Building connections is essential, and by implementing these strategies, we can create lasting relationships with our customers. I completely agree. Are to successful connections and long-term customer satisfaction. Lesson 11. Homemade Sushi Adventure. Have you ever tried making homemade sushi? Yes, I have. It's a fun and delicious culinary adventure. Would you like to give it a try? Absolutely. I've always been curious about making sushi at home. Where should we start? First, we need to gather the necessary ingredients. We'll need sushi rice, nori seaweed, fresh fish or vegetables, and soy sauce. Sounds simple enough. How do we cook the sushi rice? To cook sushi rice, rinse it under cold water until the water runs clear. Then, cook it according to the package instructions. So, it's important to rinse the rice to remove excess starch. Got it. After cooking the rice,
We need to season it with rice vinegar, sugar, and salt. This gives it the distinct sushi flavor. That's interesting. The seasoning is what gives sushi its unique taste. Yes, it adds a tangy and slightly sweet flavor to the rice. Now, let's move on to preparing the fillings. What are some popular fillings for sushi? There are endless options. Common fillings include fresh fish like salmon or tuna, cucumber, avocado, and even cooked shrimp. That sounds delicious. Are there any specific techniques for rolling the sushi? Rolling sushi takes practice, but it's not too difficult. Place a sheet of nori on a bamboo sushi mat, spread a thin layer of rice, add the fillings, and roll it tightly. I can imagine it might take a few tries to perfect the rolling technique. Absolutely. It's all about finding the right balance between tightness and gentleness while rolling. Once we've rolled the sushi, how do we cut it into bite-sized pieces? Use a sharp knife and wet it with water before each cut. This prevents the rice from sticking and ensures clean slices. That's a clever tip. I'll make sure to wet the knife for each cut. Lastly, serve the sushi with soy sauce and wasabi for dipping. It adds an extra layer of flavor. I love the combination of soy sauce and wasabi. It adds a nice kick to the sushi. It certainly does. Now we're ready to enjoy our homemade sushi creation. Thank you for guiding me through the process. I'm excited to try making sushi at home. You're welcome. I'm sure you'll enjoy the experience. Homemade sushi is both delicious and satisfying. I can't wait to give it a try. Here's to our sushi making adventure. Lesson 12. Road Trip Adventure. How about we take a spontaneous road trip and drive to another city before nightfall? That sounds like a thrilling idea. Exploring new places is always an adventure. Which city should we go to? How about heading to the coastal city of Brighton? It's known for its vibrant atmosphere and beautiful beaches. Brighton sounds perfect. I've always wanted to visit. Let's hit the road and make the most of our day. Before we leave, let's make sure we have a map or GPS to navigate our way there. Good idea. We don't want to get lost along the way. A GPS will keep us on track. Absolutely. Now, let's gather some essentials like snacks, water, and a camera to capture the memories. Don't forget a good playlist to keep us entertained during the drive. Music adds to the road trip experience. You're right. Music sets the mood and makes the journey more enjoyable. Now, let's buckle up and get going. As we drive, let's keep an eye out for interesting landmarks or scenic spots where we can take short breaks. That sounds like a plan. Exploring the surroundings and capturing picturesque moments will make the trip memorable.
And let's not forget to try some local cuisine when we arrive in Brighton. It's always exciting to try new food. Absolutely. Sampling the local flavors will give us a taste of the city's culinary delights. Do you have any preferences for activities or attractions in Brighton? I've heard the Brighton Pier is a must visit. It offers thrilling rides and stunning views of the coastline. That sounds like a fantastic choice. I'm looking forward to experiencing the pier's lively atmosphere. We should also take a stroll along the famous Brighton Beach. The pebbles and the sea breeze create a unique ambience. I can already imagine the sound of the waves and the feeling of the cool sea breeze on my face. It'll be refreshing. Let's make sure we're back on the road before nightfall, so we can enjoy the drive back and reach home safely. Safety is always a priority. We'll keep track of time and ensure a comfortable journey back. I'm excited about this impromptu road trip. It's going to be a day filled with adventure and new experiences. Lesson 13. Cost Efficiency Solutions. I've been thinking about ways to improve our system and aim for cost efficiency. Any ideas, Anna? Definitely. One possible solution could be to automate certain processes that are currently done manually. That's a great idea. Automation can help reduce human error and save time in the long run. How can we implement it? We can start by identifying repetitive tasks that can be easily automated using software or technology. Once we've identified those tasks, we can research and find suitable software or tools to streamline the process. Exactly. It's important to choose software that aligns with our specific needs and is user-friendly for our team. We should also consider the initial investment required for implementing the automation solution. Cost effectiveness is key. Agreed. It's essential to evaluate the return on investment and calculate the potential cost savings in the long term. Additionally, we can explore outsourcing certain functions to specialized service providers. It could be a more cost-efficient option. Outsourcing can indeed be a viable solution. It allows us to tap into expertise while reducing overhead costs. However, we need to carefully assess the pros and cons of outsourcing to ensure quality and maintain control over the process. Absolutely. Proper vendor selection and clear communication are vital to ensure a successful outsourcing partnership. Another aspect we can consider is optimizing our supply chain management to minimize costs and reduce waste. Optimizing the supply chain can lead to significant cost savings. We can explore options like just-in-time inventory or local sourcing. It's important to analyze our current supply chain and identify areas where we can make improvements for cost efficiency. Regular monitoring and data analysis can help us track the effectiveness of the implemented cost efficiency solutions. That's a crucial point. We should establish key performance indicators and measure our progress regularly.
Continuous improvement is key. We should encourage feedback from our team members and be open to their suggestions. Absolutely. Collaboration and a proactive approach will help us identify further opportunities for cost efficiency. By implementing these solutions, we can work towards a more streamlined and cost-effective system. I'm optimistic that with our combined efforts, we can achieve significant cost savings and enhance our overall efficiency. I believe so too. Let's continue exploring innovative solutions and aim for a cost-efficient system that benefits our organization. Agreed. Here to finding the most effective cost efficiency solutions and driving our organization towards success. Lesson 14. Capturing Natural Beauty. The natural view here is so breathtaking. We should take a photo to capture this moment, don't you think, Anna? Absolutely, John. The beauty of nature is truly inspiring. Let's find the perfect spot for our photo. Look at that hill over there. The rolling green meadows and the clear blue sky would make a stunning backdrop. I agree. The contrast between the vibrant colors of the meadows and the sky would create a captivating photo. Let's position ourselves at the top of the hill to get a wide-angle shot of the entire landscape. It will emphasize the vastness of nature. Good idea, John. Wide-angle shots often give a sense of scale and grandeur, which is perfect for capturing the beauty of nature. Before we take the photo, let's adjust the camera settings to ensure the colors are vibrant and the details are sharp. Absolutely. We want to make sure the photo accurately represents the natural beauty we're witnessing. Now, let's find a good angle and pose naturally. Let's not forget to smile and enjoy the moment while taking the photo. Natural poses and genuine smiles will make the photo more authentic and reflect the joy we feel in this beautiful setting. I'll set the timer on the camera so we can both be in the photo together. Let's stand close and create a warm, friendly atmosphere. That sounds perfect, John. Having both of us in the photo will serve as a wonderful memory of this incredible natural view. Alright, the timer is set. Let's get ready. 3, 2, 1. Smile. Click, got it. The photo looks amazing, John. The natural beauty truly shines through. I'm glad we were able to capture this moment. Now, let's take a few more photos from different angles to add variety. Great idea, John. Exploring different perspectives will give us a range of photos that showcase the beauty of this natural view. Let's also try taking some close-up shots of the flowers and plants. Their intricate details will add depth to our photo collection. Excellent suggestion, John. Macro photography can reveal the hidden beauty in nature's smallest creations. As we continue exploring, let's keep an eye out for other natural elements like waterfalls or wildlife that we can include in our photos. Including those elements will create a sense of dynamism and make our photo collection more diverse and captivating.
Nature offers such an incredible canvas for photography. Let's make the most of this opportunity and capture its wonders. I couldn't agree more, John. Nature's beauty is a gift, and through photography, we can share it with others and inspire them to appreciate it too. Let's continue our exploration and keep capturing the natural beauty that surrounds us. Each photo tells a unique story. Absolutely, John. With each click of the camera, we'll create a visual narrative that celebrates the wonders of the natural world. Here to endless adventures and capturing the magic of nature through our photographs. Lesson 15. Calorie tracking and personalized recommendations. I've been tracking my calorie intake, and I've noticed some interesting patterns. I'll be back soon with your personalized recommendations, Anna. That's fascinating, John. I'm curious to know what the data reveals about my eating habits. Looking forward to it. Alright, Anna, here are your personalized recommendations based on your calorie intake. Firstly, try incorporating more fruits and vegetables into your meals. That's a great suggestion, John. I do enjoy fruits and vegetables, and they provide essential nutrients while being low in calories. Absolutely. They can help you feel more satisfied and provide a healthier alternative to high-calorie snacks. I'll make sure to stock up on fresh produce during my next grocery run. What other recommendations do you have, John? Another recommendation is to be mindful of portion sizes. Pay attention to the recommended serving sizes and try not to exceed them. Portion control is crucial. It's easy to overeat without realizing it. I'll start being more mindful of my portions. That's a wise decision, Anna. It's also helpful to listen to your body's hunger and fullness cues to avoid unnecessary calorie consumption. I agree, John. Sometimes, we eat out of habit or for emotional reasons, rather than through hunger. I'll work on being more aware of that. Additionally, consider incorporating more lean proteins into your meals. They can help you feel full and support muscle growth and repair. Lean proteins are an excellent choice. I'll add options like chicken, fish, and legumes to my meals for a balanced diet. That's a great plan, Anna. Lastly, try to limit your intake of sugary beverages and opt for water or unsweetened drinks instead. Cutting back on sugary drinks is a good idea. Water is refreshing and calorie-free, making it the healthiest choice. Absolutely. Hydration is essential for overall well-being. Remember, these recommendations are tailored specifically to your needs, Anna. I appreciate the personalized recommendations, John. It's helpful to have guidance on making healthier choices based on my calorie intake. I'm glad you find them helpful, Anna. Remember, it's not about strict dieting but rather making sustainable lifestyle changes. You're right, John. It's important to create a balance and enjoy the journey towards a healthier lifestyle. Exactly.
By making small changes over time, you can achieve long-term success and improve your overall health and well-being. I'm motivated to start implementing these recommendations and see positive changes in my health. Thank you, John. You're welcome, Anna. I'm here to support you on your journey towards a healthier you. Let's stay committed and make progress together.